Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo podcast di Arbory Road. Vi ricordo che Arbory Road è una think tank progressista europea e che potete seguirci sui social network e sulla nostra pagina www.arboryroad.eu. E vi ricordo anche che è un progetto indipendente che funziona grazie alla passione dei suoi volontari ed ogni donazione può fare davvero la differenza. Quindi seguiteci e donate se potete. L'argomento di cui parliamo oggi è il salario minimo, che è un argomento molto discusso sia in Europa, dove il Parlamento sta lavorando per la creazione di un salario minimo europeo, ma anche e soprattutto in Italia. Uno studio recente dell'Organizzazione for Economic Cooperation and Development ha confermato che l'Italia è l'unico paese nell'Unione Europea dove i salari sono calati rispetto agli anni 90 e per l'esattezza del 2,9%, mentre la disuguaglianza, come sappiamo, è fortemente aumentata. Per parlare di questo abbiamo quindi oggi con noi un ospite molto importante, Simone Fana, che è un intellettuale italiano che ha collaborato e giornalista che ha collaborato con riviste come l'Internazionale, The Left and The Jacobin, e autore assieme a Marta Fana del libro Basta salari da fame, che ho qui con me. Buongiorno Simone, come sta? Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici e grazie per l'invito. Grazie mille del tempo che ci sta concedendo. Allora, intanto complimenti per il libro che appunto da studioso di welfare ho trovato molto illuminante, da un'ottima lettura delle scelte fatte in Italia nel dopoguerra, appunto in materia di welfare, ma e soprattutto di politica salariale. E partirei con ordine dando un po' di definizioni, cioè vorrei chiederle cos'è il salario minimo, nel senso che si fa spesso una grande confusione quando si parla di questi temi. Si parla di strumenti diversi come il salario minimo, il reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, che poi viene anche chiamato reddito di base o reddito universale, venendo dalla espressione inglese, diciamo, universal basic income, e appunto vengono spesso usati questi termini in maniera impropria, quindi se possiamo partire da fare un po' di chiarezza su questi concetti. Sì, allora, per salario minimo si intende una paga base minima che ogni lavoratore, ogni lavoratrice ha il diritto di avere in funzione della prestazione lavorativa che svolge. E quindi è un compenso minimo che il datore di lavoro, sia esso privato sia esso pubblico, deve riconoscere a un lavoratore, a una lavoratrice sulla base della prestazione che svolge. Quindi, come dire, il salario attiene alla distribuzione funzionale del reddito, cioè a come il reddito che si produce viene distribuito sulla base di salari, profitti e rendite. Quindi attiene alla distribuzione funzionale del reddito. Cosa diversa sono gli altri strumenti che ha citato prima, come il reddito di cittadinanza, il reddito minimo e il reddito di base. In tutti i paesi europei, salvo l'Italia e la Grecia, l'Italia adesso lo ha attuato da qualche anno, esiste una forma di sostegno al reddito. Ecco, il reddito, diciamo, di cittadinanza è un sostegno al reddito che viene concesso dallo Stato, erogato dallo Stato attraverso la fiscalità generale, ai soggetti che si trovano sotto, che hanno un reddito inferiore alla soglia della povertà, solitamente, e quindi è una forma di sostegno monetaria alle persone che non hanno appunto redditi che gli consentono di sollevarsi dallo stato di povertà. Esistono ovviamente varie forme di erogazione del reddito, quindi innanzitutto è una misura di welfare, ecco, il reddito di cittadinanza o il reddito minimo, mentre il salario minimo attiene alla distribuzione funzionale del reddito, il reddito di cittadinanza o il reddito minimo è un'erogazione che lo Stato fa ai soggetti che si trovano sotto una soglia di povertà. Esiste il reddito di cittadinanza che in Italia è stato approvato nella legislatura del 2018-2019 che va in qualche modo a sostenere il reddito delle persone che si trovano sotto la soglia della povertà, che sono i 780 euro secondo la definizione dell'Istat, siano essi lavoratori, siano essi disoccupati, cioè quindi famiglie che non, con persone che non lavorano. Questa è
diciamo, una caratteristica specifica del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non viene erogato esclusivamente alle persone disoccupate, ma viene erogato anche a delle persone occupate che però hanno salari talmente bassi che si trovano in una condizione di povertà, i famosi working poor, per intenderci. In Italia, per esempio, 1/3 dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza sono lavoratori e sono prevalentemente lavoratori dipendenti. Il reddito minimo è uno strumento similare a quello del reddito di cittadinanza, esiste in altri paesi per esempio come la Francia, e anche qui è un sostegno al reddito delle persone indigenti. Le definizioni di reddito minimo e di reddito di cittadinanza possono cambiare rispetto all'elemento della condizionalità. Ovvero ci sono strumenti, ci sono istituti di reddito di cittadinanza che vengono erogati, diciamo, in maniera incondizionata, e questo è il discorso che ruota attorno per esempio al reddito di base universale, cioè un reddito che viene erogato senza richiedere al percettore di reddito l'obbligo di trovare una nuova occupazione, ma è un'erogazione monetaria che viene conferita, diciamo, a una serie di persone senza obbligarli a lavorare. Il reddito minimo e il reddito di cittadinanza, soprattutto nei paesi europei, è vincolato invece all'inserimento lavorativo, e cioè lo Stato eroga il reddito alla persona incapiente e indigente attraverso un patto, sottoscrivendo un patto con la persona. Questo patto prevede che il percettore di reddito sia in qualche modo obbligato ad accettare proposte di lavoro, offerte di lavoro. Può rifiutare per esempio la prima offerta di lavoro, ma deve accettare la seconda offerta di lavoro. Questo per esempio è la riforma che verrà attuata con molta probabilità in Italia, dove fino a ieri il percettore di reddito di cittadinanza poteva rifiutare fino a 2 offerte lavorative per poi accettare la terza. Con la riforma varata dall'attuale governo molto probabilmente sarà invece vincolato a accettare la seconda offerta di lavoro. Questo per dire che la differenza fondamentale tra reddito di base incondizionato e reddito minimo o di cittadinanza è legata molto al tema della condizionalità, cioè all'obbligo eventualmente del percettore di reddito di cittadinanza di accettare offerte di lavoro. Benissimo. E ecco, in questo, diciamo, panorama con appunto questi strumenti diversi e con strumenti di welfare poi che appunto di reddito addizionale che possono supplementare il reddito, voi però avete scelto, diciamo, come battaglia appunto iniziale quantomeno il salario minimo. Chiarite molto bene nel vostro libro che non va considerato ovviamente uno strumento magico capace da solo di risolvere i problemi del mercato del lavoro in Italia, però ecco, è lo strumento su cui puntate per iniziare. Ci sono però una serie di domande, insomma, che di solito gli studiosi di welfare si fanno al riguardo. Cioè, per esempio, il fatto che ci siano paesi, appunto, il classico esempio è quello di paesi come Svezia, Finlandia e Norvegia, che storicamente sono considerati paesi con un ottimo welfare universalista, che però non adottano questo meccanismo. Quando invece ci sono altri paesi come Francia e Germania, per esempio, che hanno effettivamente un buon regime di tutela e lo adottano, ma anche altri paesi, e mi viene in mente, vengono in mente gli Stati Uniti o l'Irlanda, che usano questo strumento, però diciamo la tutela in questi paesi non viene considerata scarsa generalmente, e sono i classici paesi che vengono citati, specialmente nell'ultimo periodo, come economie neoliberali che non impiegano, diciamo, strumenti correttivi adeguati alla propria economia. E peraltro proprio in questi giorni si discute, no, in Parlamento europeo della proposta di un salario minimo europeo, e c'è stata l'opposizione di molte trade unions del nord Europa, che insomma, quindi c'è una complessa trattativa per arrivare a stilare un salario minimo europeo. La domanda quindi è un po' perché a vostro avviso appunto è fondamentale partire dal salario minimo, specialmente nel caso italiano. Sì, per varie ragioni. La prima è che ovviamente il rilievo che viene fatto all'introduzione del salario minimo in Italia è spesso quello legato al fatto che ci sono paesi, appunto i paesi nordici,
come richiamava prima, che non adottano un salario minimo e laddove, diciamo, la contrattazione collettiva definisce i minimi salariali. Il paragone, a mio parere, però non è calzante tra la situazione italiana e quella nordica per due ragioni, per tre ragioni principali. La prima è legata alla struttura di welfare, che è molto diversa, quella italiana da quella nordica. La nordica, seppur negli ultimi anni ha subito anch'essa alcuni tagli, alcune revisioni, è una struttura di welfare molto più robusta, è una struttura di welfare universalistica, laddove le tutele sono universali, cioè non sono legate alla tipologia di rapporto di lavoro, ma sono universali e quindi riguardano tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, e quindi hanno, diciamo, uno strumento di tutela generale. La situazione italiana è invece quella di un welfare che ha subito negli ultimi 20-30 anni dei tagli lineari e laddove soprattutto gli strumenti di sostegno al reddito sono molto frammentati, riguardano esclusivamente alcune tipologie di lavoratori e di lavoratrici. Pensate al tema degli ammortizzatori sociali, cioè agli strumenti di sostegno per le persone ancora occupate, che sono ancora rivolti a alcune categorie di lavoratori, prevalentemente lavoratori che hanno occupati nell'industria, seppur la riforma vuole estenderli anche ai lavoratori occupati nelle aziende artigiane, ma anche la NASPI, cioè l'indennità di disoccupazione che viene concessa ai lavoratori che perdono il posto di lavoro, e che è un'indennità che ha un decalage, cioè perde il percettore dell'indennità di NASPI, vede il proprio assegno diminuire di mese in mese fino a un massimo di 24 mensilità. Quindi esiste un sistema di welfare molto frammentato, quello italiano, poco attento a logiche universalistiche e che quindi rischia di lasciare fuori fasce sempre abbastanza ampie di forza lavoro, prevalentemente di forza lavoro precaria e povera. Quindi da questo punto di vista io credo che le due esperienze non possono essere paragonate. Non può essere paragonata anche perché il sistema di relazioni industriali che caratterizza i paesi nordici è molto diverso da quello italiano. I paesi nordici hanno un sistema di relazioni industriali che nella letteratura viene definito neocorporativo, e cioè molto centralizzato. I sindacati hanno un potere abbastanza importante nel determinare le politiche economiche, le politiche del lavoro e le politiche sociali. La stessa legittimazione della politica passa attraverso i corpi sociali e i corpi intermedi, e quindi c'è un ruolo centrale, un ruolo abbastanza forte dei sindacati nella definizione delle politiche del lavoro, cosa che in Italia non esiste, perché l'Italia è un sistema di relazioni industriali storicamente, è un sistema pluralistico e conflittuale, laddove appunto i sindacati non accettano l'istituzionalizzazione all'interno delle scelte di politica economica, ma oggi si trovano in una grande debolezza dal punto di vista della rappresentanza stessa degli interessi dei lavoratori, per cui non riescono neanche attraverso il conflitto sociale, quello che si è conosciuto in Italia, che chi ha avuto la possibilità di conoscere negli anni 60 e 70, determinava avanzamenti salariali, politiche di riforma sul piano sociale, sul piano del welfare. Quindi è imparagonabile anche dal punto di vista strettamente relativo alle relazioni industriali. Questo ha un'implicazione anche da un altro lato, che è sempre legato alle politiche di welfare e all'occupazione in generale, e cioè che nei paesi nordici c'è una quota molto più ampia ai dipendenti pubblici, soprattutto donne, dove ci sono forme di flessibilità positiva per i lavoratori e le lavoratrici, mentre l'Italia negli ultimi 20 anni ha visto una contrazione evidente dell'occupazione del settore pubblico e uno slittamento dell'occupazione verso settori a basso valore aggiunto, servizi privati a basso valore aggiunto. Pensiamo alla ristorazione, agli alloggi, alla cura della persona, che spesso avviene attraverso appunto i bilanci familiari e l'assistenza privata, non quindi l'assistenza pubblica. Quindi ci sono delle differenze enormi che non rendono comparabile l'esperienza italiana a quella dei paesi nordici. Aggiungo anche che a dare evidenza di queste differenze rispetto alla capacità dei sindacati di
determinare dei minimi salariali nella contrattazione collettiva alti al posto del salario minimo è anche una recente ricerca del Eurofound, che ci dice che sui 10 contratti collettivi più poveri l'Italia presenta i livelli salariali inferiori ed è fatta esclusivamente prendendo come oggetto i paesi che non hanno una legge sul salario minimo, e quindi prevalentemente ovviamente Italia, Austria, Norvegia, Svezia, quindi l'esempio che si faceva prima. Quindi c'è uno sfarinamento in Italia della contrattazione collettiva, del peso dei sindacati, che è legato anche alla crisi del welfare e alla crisi ovviamente delle politiche sociali, che sono state attraversate, come sappiamo, da tagli negli ultimi 20 anni. Quindi è abbastanza poco paragonabile alla situazione nordica. Rispetto invece a Francia e Germania, anche qui l'Italia presenta delle anomalie. Se vogliamo, il caso italiano può in qualche modo essere più paragonabile a quello tedesco. Perché? Perché la Germania introduce il salario minimo nel 2015, ma lo introduce dopo un decennio dei governi Schröder, prevalentemente il governo Schröder, in cui la forte contrazione del ruolo del sindacato produce una riduzione della copertura dei contratti collettivi nazionali, che si riduce al 50%, quindi hai una metà di forza lavoro che non viene coperta dalla contrattazione collettiva, e che è l'esito di politiche di moderazione salariale, di compressione dei salari che la Germania attua dalla metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000. Questo produce il fatto che si crea anche in Germania una forte polarizzazione nella distribuzione dei redditi. Da una parte una quota di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche, diciamo, da una contrattazione aziendale abbastanza forte, che riesce a sostenere i propri salari, i propri redditi, e una quota che esce invece fuori dalla contrattazione, che vede perdere reddito. E quindi si ritiene necessaria in Germania l'introduzione del salario minimo, che oggi pensano invece di innalzarlo a 12 euro l'ora nel 2015, per fermare, diciamo, l'emergere del lavoro povero, e quindi per dare una tutela il più possibile universale al mondo del lavoro. L'Italia, sappiamo, ha una copertura ampia dei contratti collettivi. I contratti collettivi in Italia oggi coprono circa l'80%, secondo le statistiche e i dati che abbiamo, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma il problema principale è che i contratti collettivi nazionali non riescono più a garantire minimi salariali adeguati in Italia. E questo è il vero tema che oggi pone la questione del salario minimo. Laddove i sindacati hanno forza, hanno capacità di incidere, di determinare i minimi salariali, non abbiamo bisogno di salario minimo. Ma in Italia ci siamo accorti, se vediamo molti contratti collettivi che riguardano la maggioranza dei lavoratori, vediamo che sono contratti collettivi che prevedono paghe mensili troppo basse, e quindi questo segnala uno sfarinamento della contrattazione collettiva e la necessità di inserire uno strumento legislativo come il salario minimo, che poi magari lo diremo dopo, ha anche un effetto di rafforzare la contrattazione collettiva e non di indebolirla. Ecco, benissimo, infatti volevo proprio attaccarmi a questo, nel senso che, diciamo, anche per gli ascoltatori può essere interessante anche parlare un po' delle critiche che generalmente vengono poste al salario minimo, e che ovviamente vengono principalmente da destra. Sono le classiche critiche che vengono fatte sin dai tempi veramente della prima proposta di salario minimo di Giuseppe Di Vittorio del 14 maggio del 1954, che appunto voi affrontate molto bene nel vostro libro, di cui si parla molto poco. E le obiezioni sono, diciamo, principalmente le classiche un po' monetariste, cioè che il salario minimo aumenterebbe l'inflazione. Chiaro che adesso in uno scenario con la moneta unita dell'euro il discorso è un po' diverso, però comunque la critica viene ancora fatta in Italia, e poi diminuirebbe l'occupazione piuttosto che appunto ridurre in generale la crescita economica e gli investimenti, il capitale rimasto libero per investimenti. Però ecco, sul tema invece dei sindacati, magari rispondiamo in due tranche a queste due domande, ci sono anche critiche poi da sinistra, cioè c'è una parte invece del mondo sindacale italiana che storicamente è resistente rispetto al tema del
salario minimo, e appunto la critica è invece che indebolirebbe la contrattazione collettiva e che sarebbe, una volta fissato un minimo salariale, impossibile ottenere stipendi più alti, anche se parzialmente hai già risposto a questo nella domanda precedente. Sì, allora, rispetto alle critiche mosse da destra, e quindi il rapporto salari-inflazione, noi dobbiamo, secondo me, contestualizzare la discussione italiana. Diciamo, l'attacco ai salari avviene in Italia, diciamo, 30 anni fa, prevalentemente, quindi nel biennio 92-93, e lì è proprio la discussione, la narrazione che viene imposta per promuovere una stretta salariale, quella che a metà degli anni 70, soprattutto dentro le due crisi petrolifere, il 73 e il 79, la scala mobile agiva come elemento di surriscaldamento dei prezzi, cioè l'indicizzazione dei salari al costo della vita aveva un effetto di inflazione, quindi aumentava l'inflazione nel nostro paese, era la causa principale dell'inflazione. Su questo magari non abbiamo tempo di discuterne oggi, ma diciamo le posizioni sono anche diverse. Ci sono posizioni di autori importanti come Augusto Graziani, un grande economista italiano, che sosteneva in realtà che l'aumento dell'inflazione in quegli anni era un aumento determinato dai prezzi esterni più che dai prezzi relativi del lavoro, e quindi era una inflazione importata. Noi, secondo me, dobbiamo ragionare nell'ottica per cui il rischio di inflazione per aumento del salario minimo a 9-10 euro l'ora oggi è assolutamente infondata, perché viviamo ormai da 15 anni di deflazione salariale e di deflazione complessiva nel mercato europeo, nel mercato comune europeo. Quindi un aumento del salario non avrebbe un effetto di surriscaldamento dei prezzi, per cui ci sarebbe un rischio, un'inflazione a doppia cifra come avevamo negli anni 70 e negli anni 80. Veniamo da 15 anni di raffreddamento forzato dell'economia, per cui un aumento dei salari e un aumento quindi della domanda interna avrebbe solamente un effetto benefico anche complessivamente per le imprese, per una parte quantomeno delle imprese, perché significa più consumi privati, significa più domanda, significa più merci che vengono vendute. L'altra obiezione che viene sempre mossa da destra è quella legata alle delocalizzazioni, no? Se aumentiamo il costo del lavoro, le imprese trasferiscono i capitali all'estero, no? Questa è una delle obiezioni più comuni. Ebbene, questa è un'obiezione che non tiene conto del fatto che un aumento del salario minimo incide soprattutto nei servizi privati, e cioè nei servizi che non possono essere delocalizzati all'estero. Penso al lavoro di cura, penso a tutto l'ambito del lavoro legato al welfare state, no? Quindi i lavoratori socio-educativi, le educatrici degli asili nido, i camerieri, coloro che lavorano negli alloggi. Quindi c'è tutta una componente, e la componente maggioritaria, che avrebbe un beneficio dall'aumento del salario minimo, secondo anche quello che ci dice l'Istat. Sono prevalentemente queste fasce di lavoratori occupati nei servizi privati, servizi che non possono essere delocalizzati, e quindi non c'è nessun tipo di rischio che un aumento a 9 euro del salario produrrebbe una delocalizzazione, diciamo, l'esportazione di capitali all'estero. La questione sulla produttività invece, secondo me, è la questione centrale, no? Perché si dice spesso, se si aumenta il costo del lavoro, le imprese non sono più produttive, no? Quindi c'è anche una perdita di produttività, di competitività delle imprese. Allora qui dobbiamo, secondo me, rovesciare la discussione e dire con molta serenità che questo è un paese in cui dal 1995, cioè 2 anni dopo il blocco dei salari, ad oggi la produttività è rimasta ferma. È un paese in cui la produttività non cresce, nonostante siano state attuate politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro, quindi di flessibilità del mercato del lavoro, cioè l'aumento della flessibilità sia in entrata con la crescita dei contratti atipici, consentendo alle imprese di assumere lavoratori a tempo determinato, a chiamata o per pochissimi periodi di tempo, e la flessibilità in uscita, quindi limitando i vincoli ai licenziamenti. Quindi, nonostante queste misure, che hanno pesato sui salari perché hanno
prodotto un'ulteriore compressione dei salari, la produttività è rimasta ferma. E soprattutto l'economia italiana si è sempre più specializzata sui settori a basso valore aggiunto. Pensate che l'occupazione in Italia cresce dal 2008 al 2018 prevalentemente nella ristorazione, negli alberghi, nel magazzinaggio, nei trasporti e nella cura alla persona. Cioè c'è uno slittamento di occupati dall'industria manifatturiera, che strutturalmente ha una base maggiore ovviamente di valore aggiunto, cioè ha l'occupazione privata nei servizi a basso valore aggiunto. Quindi si è prodotto uno slittamento per cui questo paese cresce sempre meno, e cresce sempre meno perché le imprese hanno la possibilità di ricorrere alla riduzione del costo del lavoro per competere, e sono disincentivate, io direi quasi disabituate a investire, cioè a fare un programma di investimenti per migliorare l'efficienza dei processi produttivi e soprattutto investire in prodotti nuovi, no? In prodotti a più alto valore aggiunto. Non abbiamo tempo di fare una discussione sulla struttura industriale italiana, ma sappiamo che l'Italia negli ultimi 30 anni non ha più, come dire, una vocazione industriale e manifatturiera tale da misurarsi, diciamo, nella competizione internazionale alla pari con altri paesi. Cito la Germania, ma possiamo parlare anche della Francia, eccetera. Ma si trova dentro un sistema produttivo fatto prevalentemente da micro imprese che non riescono oggi a produrre valore aggiunto, a aumentare la produttività attraverso gli investimenti, ma devono necessariamente abbassare il costo del lavoro. Questo per quanto riguarda, diciamo, le critiche da destra. Noi pensiamo, e nel libro lo diciamo, che una crescita dei salari avrebbe un effetto in realtà positivo sulla produttività, perché spingerebbe le aziende a dover competere appunto facendo investimenti, non più ricorrendo sul costo del lavoro, e questo avrebbe un effetto positivo sulla produttività. Sulle invece critiche che vengono mosse da sinistra, possiamo dire, dal mondo sindacale, la critica appunto che veniva richiamata prima è quella che l'introduzione di una legge sul salario minimo avrebbe un effetto di penalizzazione della contrattazione collettiva o di sostituzione della contrattazione collettiva. Allora, questo non è vero se il salario minimo venisse adottato dentro uno strumento di garanzia del contratto collettivo. Mi spiego. Come avviene in altri paesi, faccio l'esempio del Belgio soprattutto, si può tranquillamente individuare una legge che dice: noi fissiamo un salario minimo compatibile con quanto individuato, anzi coerente con quanto individuato dalla contrattazione collettiva, quindi lasciando ai sindacati la determinazione dei minimi salariali, ma aggiungendo che questa non può essere inferiore ai 9 euro o ai 10 euro lordi l'ora. Questo che significa? Significa che i sindacati continuano a essere l'autorità che determina i minimi salariali, quindi non è la legge, non è il governo a determinare i minimi salariali, continuano a essere i sindacati, ma allo stesso tempo si dice nessun sindacato può contrattare condizioni salariali inferiori a quelle di 9 o 10 euro l'ora. Questo avrebbe un effetto di rafforzamento della contrattazione collettiva, quindi non si sostituisce la legge al contratto, ma la legge fornisce un pavimento sotto il quale nessun contratto collettivo può essere adottato, può essere applicato. Quindi avrebbe come effetto quello di eliminare i contratti collettivi che prevedono paghe e salari da fame. In Italia oggi sono tanti, purtroppo, questi contratti collettivi, non solo per i famosi per i contratti pirata, no? Non solo per quella ragione, cioè per il fatto che esistono vari sindacati anche di comodo che fissano paghe orarie basse, ma anche i contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni più rappresentative, CGIL, CISL e UIL, alcuni di questi prevedono comunque salari da fame. Pensate al contratto collettivo dei multiservizi, che oggi copre i lavoratori e le lavoratrici addette alle pulizie, ma anche una parte dei lavoratori che svolgono i lavori in appalto, no? È molto usato per coprire i lavoratori in appalto. Il contratto multiservizi prevede una paga oraria minima di 7 euro lordi l'ora. Pensate al contratto sulla vigilanza privata, che prevede 5-4 euro lordi l'ora, ma ancora i primi livelli del contratto
delle cooperative sociali e prevedono salari inferiori agli 8 euro l'ora. Quindi esistono una serie di contratti collettivi siglati anche dalle organizzazioni più rappresentative che non consentono salari diciamo, superiori al livello di povertà, alla soglia della povertà. Per cui se si fa una legge di quel tipo di cui si parla, di cui accennavo prima, cioè in cui si lascia ai sindacati l'autorità del determinare i minimi salariali, ma si dice che questi minimi non possono essere inferiori a una soglia definita per legge che è di 9-10 euro, la legge ha un effetto di rafforzare la contrattazione e non indebolirla. Benissimo, sì, molto chiaro. Allora, benissimo, diciamo in chiusura, perché il tempo sta andando verso la fine, chiuderei con una domanda un po' che mi hanno tra l'altro chiesto di fare molti membri di Arbory Road, cioè di inserire lo scenario del salario minimo poi in una visione più complessiva appunto del welfare. Cioè diciamo domani il Parlamento europeo piuttosto che il Parlamento italiano approvano il salario collettivo minimo e quindi diventa legge ed è un primo strumento di tutela molto importante come ci ha spiegato. E qual è il prossimo passo, cioè in che visione complessiva di un welfare a livello europeo o a livello italiano, cioè diciamo si va verso cercare di creare un comunque sistema con tutele simili a livello europeo o secondo lei si resta verso ogni paese tiene un modello un po' diverso? E poi anche ovviamente una riflessione, magari citava il problema di tanti salari da fame, particolarmente importante no, il tema in Italia dei giovani in questo momento, è uno dei paesi a livello europeo con il più alto tasso di disoccupazione giovanile, sappiamo dei lavori precari e questo ovviamente influisce poi anche sulle pensioni. Si sta discutendo della riforma pensionistica in questi giorni, sulle possibili pensioni che i giovani possono avere in futuro. Sì, allora io non sono convinto che in Europa si arriverà a una riforma che armonizzi i sistemi di welfare nazionale. Nonostante diciamo, l'impegno della direttiva sul salario minimo, che poi andrebbe un attimo approfondita, nel senso che l'Europa non dice ai paesi dovete fare una legge sul salario minimo, dice, anche perché appunto i paesi nordici sono contrari a una legge sul salario minimo, l'Italia, una parte dei sindacati è contraria, quindi stabilisce prevalentemente dei minimi che possono essere definiti anche dalla contrattazione collettiva. Comunque, togliendo questo un attimo da parte, la questione è strettamente legata al salario minimo. Non credo che in Europa si vada verso un'armonizzazione dei sistemi di welfare. Credo, tuttavia, sarebbe necessario che si arrivasse, ma io non vedo ad oggi, come dire, una discussione all'altezza di una riforma di questo tipo. Credo che in Italia ci sia un problema enorme e la questione salariale non può essere trattata fuori dalla questione del welfare. Mi spiego, noi abbiamo negli ultimi 20 anni perso troppi occupati nel settore pubblico. Perdere molti occupati nel settore pubblico, noi abbiamo circa 1,5 milioni di dipendenti pubblici in meno rispetto a quanti ne avremmo bisogno, significa non investire nel welfare, significa non investire in un sistema sanitario nazionale pubblico, rafforzando gli organici del sistema sanitario nazionale, significa non investire nella scuola e soprattutto nei servizi socio-educativi che sono fondamentali anche per la componente femminile. Quando si dice ci sono poche donne che lavorano, bisogna capire che ci sono poche donne che lavorano sia perché abbiamo una struttura culturale patriarcale per cui la divisione dei ruoli è ancora tradizionale, ma anche perché mancano servizi per l'infanzia, servizi per la famiglia e quindi c'è bisogno di investire enormemente. Quando si affronta il tema del reddito di cittadinanza bisognerebbe affrontarlo più complessivamente su come si rafforza oggi il sistema di welfare nazionale, cioè i servizi pubblici. Dovremmo dire i servizi pubblici non possono più essere messi dentro una logica di mercato, non possono più entrare nella logica dello scambio mercantile, ma devono essere rafforzati e deve essere la base di un'economia fondamentale il welfare, cioè i servizi pubblici che sono servizi che rispondono ai bisogni della collettività, il bisogno alla mobilità, appunto i trasporti, quindi l'istruzione,
la sanità. Pensate al calvario del mondo della ricerca e dell'università in Italia, che ha fatto sì che buona parte oggi, una parte consistente di chi si è laureato in Italia è andato a fare fortuna, a fare carriera all'estero, no? Nei dottorati, nei segni di ricerca. Quindi c'è tutta una struttura pubblica di servizi pubblici che andrebbe rafforzata, e andrebbe rafforzata sì con investimenti, sì con una politica che dia finalmente un'ipotesi di futuro, no? Il welfare non può essere più visto come un costo da tagliare, ma deve essere letto come un investimento, perché il welfare è futuro. Significa garantire stabilità, significa garantire sicurezza, significa garantire futuro a soprattutto alle fasce sociali più deboli, e quindi il tema secondo me fondamentale è quello del irrobustire i servizi pubblici e spostare l'occupazione dei servizi privati a basso valore aggiunto ai servizi pubblici. Sanità, io penso sanità, trasporti, istruzione, e intendo l'intero mondo dell'educazione, e università e ricerca sono 4 pilastri fondamentali su cui intervenire per rafforzare il sistema di welfare nazionale. Oltre ovviamente poi a istituti specifici che riguardano gli ammortizzatori, ma qui entriamo più nella politica, appunto, di politiche sociali, di dove spostare gli investimenti e che tipo di paese costruire domani. Quindi io credo che questo sia il passaggio fondamentale. Riguardo la questione giovani e lavoro, noi ci siamo accorti quando abbiamo cominciato a andare in giro per presentare questo libro, che diversamente da altre occasioni c'erano a queste presentazioni tantissimi giovani. Ed è stata per noi ovviamente una notizia bellissima, perché in fondo noi abbiamo scritto questo libro sapendo benissimo che la parte che subiva di più i salari da fame erano proprio i giovani in Italia, e sapendo anche che solamente mobilitando energie nuove, portando i giovani nuovamente a misurarsi con il tema appunto della dignità umana, perché avere un salario migliore significa avere una vita più dignitosa, avere un futuro, potersi costruire il proprio futuro, essere autonomi. Quindi mettere sul piatto una questione che riguarda direttamente le giovani generazioni significa per noi costruire un meccanismo di attivazione del mondo giovanile attorno a un tema che li riguarda, perché misurare oggi la questione salariale significa assumere il tema di come le giovani generazioni possono costruire il proprio futuro. Attorno alla questione salariale si misura il tema della sicurezza sociale e quindi della libertà, ed è, a mio avviso, anche un tema che dovrebbe riguardare i liberali, i riformisti, non solo, diciamo, chi ha culture più spiccatamente antagoniste, ma proprio i liberali e i riformisti, perché nessuna democrazia può prosperare senza una speranza, senza dare speranze di un futuro migliore, senza dare speranze di una carriera che va avanti, che prosegue, senza dare la possibilità alle persone di costruirsi il proprio futuro, di costruirsi una propria famiglia, di costruire la propria autonomia. E attorno alla questione salariale c'è anche, ovviamente, come questa possa in qualche modo essere la leva che riporti anche i giovani a riprendersi un pezzo di futuro e di prendersi anche un pezzo di protagonismo nella vita pubblica di un paese che si è narcotizzato, diciamocelo pure, insomma è 20 anni che questo è un paese narcotizzato, un paese in cui le mobilitazioni riguardano prevalentemente aspetti che non attengono alla vita dei giovani, cioè si fa una grande retorica sui giovani, la rottamazione, eccetera, ma poi le politiche economiche sono state tutte anti-giovani, e io credo che la questione salariale invece sia una cosa molto concreta, che molti giovani cominciano a sentire come propria, come importante per la loro vita. Benissimo, grazie mille, sì, ci trovo ovviamente come Arbolino d'accordissimo. Tra l'altro, sentendola parlare, appunto, mi veniva in mente, io per esempio studio il welfare nel dopoguerra, l'influenza, diciamo, del modello del Beveridge, no? Che è stato fatto in Inghilterra, un po' l'impatto che ha avuto, e come in Italia invece non si sia poi, cioè, c'è stata un'influenza iniziale, ma poi non si è tradotto in nulla di fatto, e mi veniva a pensare appunto che erano appunto i liberali in quel momento che sono loro stessi a proporre il modello di welfare. Invece oggi no, questi concetti che sembrano quasi rivoluzionari in realtà negli anni 40 sembravano come dati di fatto, diciamo.
Esatto, Benissimo, esattamente così. grazie mille, veramente è stato, Grazie a credo, voi. una bellissima intervista e ci auguriamo di riaverla come ospite in futuro, magari per trattare temi simili, e complimenti ancora e in bocca al lupo per la battaglia, insomma. Grazie a lei, grazie a voi.